E niente, ci abbiamo provato, ma nulla. È stato impossibile superare la difesa che si sono difesi bene dell'Empoli. Purtroppo usciamo con 1-1, per me sono 2 punti persi. Per come si è messa, per me sono 2 punti persi, perché di fatto poi parliamone, c'è il primo gol che fa l'Empoli, dico, Sì, il viziato da primo un fallo netto, secondo me, Elia. sì, Sì. è lì qualcosa, non mi interessa, Vabbè, esatto. su Bjarkason, per me era palese quel fallo lì, e di fatto poi creano sostanzialmente, a parte un buon inizio che fanno loro, Sì, i primi minuti massimo, sì, che non siamo poi partiti bene, onestamente esatto, parlando, non più siamo colpa partiti bene. nostra che colpa loro, cioè più Esatto. merito loro che esatto. E loro hanno iniziato meglio di noi sicuramente, perché di solito iniziamo meglio noi, più carichi, più Sì. energici. Stavolta invece è il contrario, però abbiamo trovato il gol prima noi, giusto? Un gol No, meritato. sì, poi alla fine cioè, stavamo abbastanza gestendo bene il pallone, siamo passati come sempre nel dominio del possesso palla della gara, e quindi l'abbiamo meritato il gol di Sì. vantaggio. Per me non meritavamo il gol dell'1-1. No, no, assolutamente. Questa partita doveva finire 1-0, perché 1-0, era una sì. partita da 1-0. Infatti il gol, vabbè, l'arbitro ha proprio non era il massimo Non ha oggi. gestito bene la gara, mi No, dispiace, per ma a niente. livello generale per me è stata gestita male, quindi Sì, purtroppo il insufficiente. fatto di avere un arbitro non proprio il A migliore di livello, tutti non è stato di livello. condiziona la partita e il risultato, e infatti ci portiamo a casa un punto al posto di 3 punti, che sarebbero stati anche giusti, vedendo l'Empoli che stava lì dietro ad aspettare. Noi abbiamo fatto il 70% di possesso palla, cioè ci hanno concesso tutto il possesso palla ovviamente, Sì, per beh, stare dietro e aspettare, ma comunque loro non è che hanno creato tanto, a parte nei primi minuti appunto, che hanno fatto anche tanti, troppi tiri in porta per me, sì, perché sì, è lì vero. abbiamo rischiato veramente. Poi per fortuna non hanno segnato, Però ma sì, a parte quello, comunque sì, ottima gestione del possesso palla, però devo dire che cioè, qualcosa abbiamo sbagliato sicuramente anche noi, dal punto di vista soprattutto della sì, brillantezza, delle qualità delle giocate, si vede che abbiamo perso un po' quello smalto che avevamo un po' acquisito prima della sosta. Purtroppo era un po' la mia paura hanno cioè, perso il ritmo che delle partite, perché la sosta è lunga, perché 2 settimane sono veramente tante. ma più che altro E quella brillantezza delle sì, giocate che avevamo esatto, acquisito, giocate a memoria, ok che è stato, cioè, era difficile contro l'Empoli che veramente ha chiuso benissimo gli spazi, questo gli vabbè. va dato atto, con un allenatore che era appena subentrato, cioè, Sì, è un l'unica allenatore cosa da giovedì dell'Empoli, esatto. quindi va benissimo, per carità, non è che potevi fare una partita tanto diversa, capisco benissimo, però insomma noi potevamo sicuramente far meglio in qualche giocata, tanti piccoli errori tecnici che poi ti condizionano tutta l'azione, chiaramente, perché magari non arrivi al tiro, non arrivi al passaggio giusto, e alla fine arriva questo risultato. Però insomma, per anche quanto abbiamo creato comunque, cioè nel secondo tempo abbiamo avuto un momento intorno al 73esimo dove c'è stato il tiro a giro di Sagrado, che tra Sì, l'altro hanno fatto bene, fa una gran parata a Fulminati, vero. la traversa nello stesso minuto di Kike Quique Perez. Perez. Abbiamo avuto un po' di sfortuna, onestamente parlando. Potevamo meritare il gol del 2-1. Sì, Ci è mancato veramente solo quello oggi, quella zampata finale, quel qualcosa in più per segnare sì. quel maledetto 2-1 che non è arrivato. Purtroppo la Serie B è così comunque, mettiamocela Eh. via, ne vedremo tante di partite così dove Sì, le è squadre... difficile andare contro una squadra che è tutta chiusa, chiude tutte le linee di passaggio, cioè devi veramente inventarti qualcosa di unico per riuscire poi a segnare, perché non ti lasciano spazi, cioè Zero. è veramente difficile andare avanti così. Forse è una delle poche partite che abbiamo giocato così, perché di solito comunque le altre venivano anche a pressarci, quindi ci lasciavano gli spazi Sì, sì. e facevamo anche meglio rispetto a oggi, però è veramente difficile riuscire a trovare un gol in questo modo. No, no, è verissimo. Adesso bisogna capire anche l'infortunio di Boa, che non ha Sì, potuto partire dal primo minuto perché aveva detto anche Stroppa, insomma, il fuso orario, il fatto che fosse stato in nazionale, quindi capisco, adesso vedremo. Però sì, no, sui singoli ne riparleremo meglio domani, però posso dire anche a livello generale, più che dei singoli, perché ad esempio tipo la fascia sinistra a me non è che è piaciuta tantissimo, tra Bjarkason e Doumbia c'è un momento in cui Doumbia veramente
mi ha fatto girare perché era veramente, sembrava deconcentrato totalmente. Sì, no, Dumbia, Mi fa venire dubbi sulla sua titolarità, sì, ecco. da un po', non è la prima partita. Assolutamente. Però vabbè, sicuramente ne riparleremo. Sì, anche Bjarkason stessa cosa. Sì, cioè, ma tante, cioè, per dire è entrato bene Pietrelli, Sì, che comunque può essere un'alternativa importante secondo me perché ha dato un po' di frizzantezza negli ultimi minuti, un po' di uno contro uno che veramente Carboni l'ha messo in grande difficoltà, cioè Carboni non ci ha capito niente, faceva veramente fatica sì. a reggerlo, però sì, un po' io comunque esco con un po' di nervosismo da questa partita perché con un po' di brillantezza in più, magari cioè, se l'arbitro fosse stato un po' più giusto secondo me, perché per me è palese che quel fallo lo fischi sempre, quindi non ci sarebbe stato Sì, sì. l'1-1. Non fallo, giallo, cioè fallo da Sì, giallo addirittura, esatto. quindi Sì, non è proprio in un quel momento semplice... lì, io in quel momento lì, quando ho visto quell'azione, in presa diretta, ho detto è giallo, non ho neanche detto è fallo, è giallo, perché comunque era una possibile, tra l'altro, contropiede, se non Sì, erro. era Era contropiede, un sì. contropiede, poi effettivamente Spendi, come dire, sorprende la linea difensiva e va a segnare, però lì secondo me, cioè, non so, per me è sempre fallo. Cioè, ne Sì, vedo falli stupidissimi fischiati continuamente esatto. tra Serie B e Serie A. Mi sembra assurdo che un fallo così non venga fischiato. E condiziona tutta la partita. Eh sì, Così. poi sicuramente noi non siamo stati bravi nel secondo tempo cioè potevamo creare anche molto di più di quanto abbiamo creato. Non era facile contro un Empoli così chiuso, per carità di Dio. Però sì, per quello dico che è mancata quella brillantezza, quella qualità, Sì. perché di tiri ne sono arrivati pochi effettivamente poi. A parte quei due là che hanno nominato prima alla fine, tutti in un minuto fatalità. Al di là di quello, non è che puoi dire che abbiamo creato chissà cosa. Certo, abbiamo gestito tantissimo il possesso palla, l'abbiamo Esatto. dominato sostanzialmente, l'Empoli non lo voleva nemmeno, Sì, hanno però provato a creare qualcosa, però non sono riusciti, anche perché Yeboah, quando è entrato Yeboah, è riuscito a dare un po' di sì, un po' idee di in brio, più, sì. sì, qualcosa in più, ma neanche lui è riuscito più di tanto, poi si è infortunato. Anche là, Adesso vedremo. sì. Comunque domani commentiamo le Sì, parole di vedremo, Stroppa anche. vedremo cosa ha da dire lui sulla Esatto, partita, se è d'accordo con la nostra... se noi siamo d'accordo con lui, se sì, lui è anche, d'accordo sì, con noi. esatto, con la nostra delusione per i 2 punti persi, secondo Sì, me. Io guardo purtroppo un po' spesso, mi capita il bicchiere mezzo vuoto, per me non è un buon punto. So che molti lo diranno, ma non mi interessa. Guardo il bicchiere mezzo vuoto perché secondo me meritavamo. L'Empoli veniva dalla situazione in cui veniva, l'avevamo descritto anche nelle prepartite, insomma, situazione caotica così. Insomma, anche penso i bookmakers, non sono andato a vedere, ma tutti avrebbero detto sì, un buon 2. esatto. Però non è andata così. Vabbè, ne riparleremo sicuramente domani, tra domani e martedì, ecco, con tutti i nostri appuntamenti. È sempre Forza È Venezia. sempre Forza Unione.